Eccoci qua, abbiamo visto nel precedente video l'esecuzione appunto del cappello, della giacca, degli stivali, delle gambe, la giacca rossa, i triangoli. Abbiamo visto come eseguire un po' tutte queste cose che fanno sì che il nostro schiaccianoci prende pian piano prende vita, nel senso che diventa reale su questo tubo di cartone che abbiamo visto nel precedente video. Ho utilizzato appunto un tubo di cartone prelevato al lavoro, quindi tutto materiale di riciclo. Anche i colori sono colori di riciclo, li avevo in garage da 5 anni almeno, chiusi per bene, quindi si sono conservati. I materiali che io ho usato sono appunto un cartoncino, un tubo di cartone. Lo faccio vedere qui, il tubo era così, molto spesso, bello, altrimenti se non è spesso possiamo riempirlo di un qualcosa che poi gli darà un po' di resistenza. Ho messo anche in cartoncino due dischi di cartoncino leggermente spesso, che è questo, vedete dove li ho ritagliati. Occhio a ritagliarli col taglierino perché c'è il rischio di farsi male alle mani, quindi molta attenzione, facciamoci aiutare da qualcuno. Vinavil per incollare i due dischi, poi una mano di cementite, e poi nel precedente video abbiamo visto appunto come a matita prendere da internet il personaggio, l'ispirazione, portarlo nel nostro tubo e successivamente pian piano colorarlo per fargli prendere vita nel nostro tubo di cartone. Adesso andremo a dipingere forse la parte più complicata un po' di tutto il personaggio, che è la faccia, per il semplice motivo che questa faccia qui dello schiaccianoci presenta un colore carne con delle guanciotte rosse, baffi, occhi, sopracciglia sono facili da fare, anche la bocca con i denti e le gengive è facile da fare, ma queste guance con i colori acrilici sono un po' più complicate, perché il colore acrilico che cosa presenta? Un piccolo difetto, quello che quando io parto a colorare da qua e vado avanti, quando torno qui ha già cominciato ad asciugare, e quindi se voglio sfumare un qualcosa al di sopra devo riportare un po' di colore, o magari agire subito prima di andare in qua, quindi bisogna decidere diverse cose. Usiamo un bianco, possiamo usare un colore mattone, io lo chiamo color mattone, che poi è un'ocra rossa, possiamo usare l'ocra rossa, o marroncino per creare adesso un color carne. Comunque andiamo subito a vedere che tipo di color carne riusciamo a fare. Quindi prendiamo sempre un po' di acqua per sciacquare il nostro pennello, perché abbiamo usato il rosso, comunque un po' di rosso ce l'abbiamo lì. Io bagno sempre un po' la superficie, questi sono piattini un po' di carta, quindi tendono a prendere un po' il colore. Quindi una bella dose di bianco. Questo è un bianco in cui dentro ci ho messo colori di tutti i tipi, quindi lo prendo sempre dove è sopravvissuto un po' abbastanza puro. Un pochettino di bianco, poi una puntina di rosso, che non andrò a metterlo proprio in mezzo, ma un po' di lato, perché mi conservo un po' di bianco lì. Ok, vedete? E otteniamo questo rosa, diciamo non naturale, cioè di rosa appunto non naturale, perché questo colore rosa confetto assolutamente non bello, e quindi cerchiamo di cambiargli un pochettino la tonalità. Quindi andrò a prendere un pizzico di ocra che andrò a sistemare qui, e poi quello che rimane nel pennello lo aggiungo qua dentro. Così spegniamo un attimino questo colore. E poi di che cosa ha bisogno questo colore qui per essere un po' più color carne? Perché qui ci siamo quasi, questo è un po', non so come dire,
è un po' color bambola, quindi non piacevole. Gli aggiungo una puntina di giallo, ancora un po' di bianco, e ho ottenuto praticamente un carminio, un color carne, non un carminio, scusate, un carnicino, che sarebbe questo che è già pronto nel barattolo. Ripeto, a me piace crearmeli un po' i colori, mescolarli per vedere che cosa succede, piuttosto che prendere la via facile di usare un carminio già pronto. Quindi vedete che l'ho ottenuto in questo modo, quindi bianco, un rosso brillante, un rosso classico, diciamo, anche il rosso inglese può andare bene, una puntina di giallo e una puntina di ocra rossa. Ricordiamoci che i colori acrilici, come in questo caso, questo barattolo è stato chiuso, usato e chiuso per diverso tempo, creano questa sorta di sostanza oliosa che si presenta poi in superficie. Io adesso qui non l'ho buttata via perché non ho al momento un colore per buttare via questo liquido, e quindi poi buttiamolo via e teniamoci un po' il colore, perché se mescoliamo possiamo entrare con un bastoncino a mescolare il tutto, così si riassorbe, altrimenti lo facciamo colare e usiamo il colore, perché altrimenti prendiamo soltanto quest'olio e non dipinge, e può creare dei problemi. È un qualcosa che dobbiamo mescolare direttamente dentro il barattolo, oppure lo possiamo eliminare in una piccola quantità e dentro un barattolino che poi buttiamo via. Quindi il nostro colore l'abbiamo ottenuto. Questo servirà poi per le guanciotte rosse del nostro schiaccianoci. Allora, dipingere la faccia è la parte più stimolante, diciamo, nella creazione dello schiaccianoci. Ho avvicinato un pochettino la mia telecamera per farvi vedere appunto la colorazione della faccia dello schiaccianoci. Controllo solo un attimo l'inquadratura se è nitida, dovrebbe essere abbastanza nitida, perché purtroppo facendo tutto da solo e non avendo degli spazi giusti diventa tutto un po' complicato. Allora parto subito col colorare con un pennello appunto un po' medio la faccia del personaggio. Questa è la parte dei capelli, dove ci sono i capelli, qui dovrebbero esserci le orecchie, che non sono, mi sembra, mai rappresentate in questi personaggi. Quindi vado a dipingere questa parte del viso. Vedete che bello questo colore carminio. Io devo solo fare attenzione perché la parte qua dietro della giacca è ancora fresca, ogni tanto ci metto le dita, quindi devo cercare di non sporcarmi eccessivamente le mani. Poi in questa zona dove ci saranno le guanciotte rosse, ci sono anche la punta dei baffi, io cercherò di mettere leggermente un po' più di colore, perché i tempi di asciugatura degli acrilici sono molto veloci. Anche se vado un po' sopra i baffi non è importante, quindi qui io aggiungo un po' di colore in più, faccio uno strato in più in modo che rimane un po' più umido, diciamo, fino a quando sono arrivato ad un certo punto con la colorazione della faccia. Se vado sopra le sopracciglia un po', non importa perché tanto saranno nere, più che altro cerchiamo di essere un po' più precisi nel passaggio vicino agli occhi. Tanto sono nere, le posso recuperare le sopracciglia, le posso ricolorare sia a matita, ripassare a matita per ridargli la forma, e quindi non stiamo ad impazzire proprio sulle sopracciglia che comunque saranno nere. Passo intorno agli occhi, qui cerco sempre di sporcare perché mi servirà questa parte, sempre un po' umida, adesso poi vi faccio vedere perché. I baffi, ok, arrivato a metà faccia io vado a farmi le mie
sopracciglio. Qua purtroppo potete vedere sono salito un po' sugli occhi, quindi qui dovrò recuperare con un po' di bianco. Vediamo se riesco. No, volevo portarlo via un po' con le dita, ma meglio di no. Quindi faccio in questo modo. Ok, fatto questo, io vado adesso qui a sporcare un bel po' con il mio colore, di nuovo da fare uno strato umido. Qui andrò a riportarmi un po' di nuovo la punta dei baffi. Poi con la punta prendo proprio una goccetta di questo color ocra e sporco in questo modo. Successivamente, una volta sporcato così, pulisco il mio pennello senza bagnarlo nell'acqua e vado a fare questo lavoro di sfumatura. Adesso vedete che la sopracciglia sembra un po' sopracciglio, scusate, la guanciotta sembra un po' esagerata, quindi dall'esterno vado verso l'interno, così diminuisco la sua dimensione e cerco di sfumare come posso. Poi successivamente bagno, asciugo per bene il pennellino. È per questo che vedete che le setole si rovinano abbastanza con questo tipo di lavoro, e leggermente sfumo andando verso l'interno. In questo modo gli creo questa sfumatura che sarà la guanciotta rossa. Se sono sempre un po' più scuro in maniera molto larga, prendo un po' del mio colore e vado a diminuire l'ampiezza della sfumatura. Questo è un qualcosa non semplice, può sembrare un po' una cavolata fatto così, ma in realtà non è così semplice, quindi facciamo molta attenzione, perché la guanciotta rossa deve essere proprio questa macchietta tipica delle guance un po' arrossate. Puliamo sempre il pennello dopo ogni passaggio di colore e cerchiamo di sfumare il tutto. Volendo si poteva fare a colore asciutto questa macchia qui, ma ho notato che è diversa. A me piace farla in questo modo, nel senso che poi così appena accennato gli do una parvenza di rotondo e voilà, e la guancetta è fatta. Vedete, questa qui è una guancettina rossa. Poi sciacquo, perché c'è dell'ocra rossa in questo pennello. A pennello pulito riprendo il mio colore per continuare la mia faccia, altrimenti cambierei la tonalità andando avanti. Quindi riprendo a colorare in questo modo, vado sopra i baffi, vicino ai baffi, scusate. Sto facendo questo video praticamente alle 7:50. Mi sono alzato da una mezz'oretta, ho fatto colazione, ho dato da mangiare ai gatti e quindi sono ancora un po', non dico rinco, ma assonnato, va. Mettiamola così, anche perché faccio il turno del pomeriggio al lavoro in fabbrica, quindi non ho molto tempo stamattina a disposizione, devo accelerare un pochettino, perché oggi volevo concludere il video dello Sketch a Noci per dedicarmi poi nel tempo libero, visto anche il tempo che è molto freddo, piove a volte e quindi è piacevole stare in casa, dedicarmi appunto ad altre cose. Ok, vado avanti. Qui passo sul sotto sopracciglio e sopra l'occhio. Nel caso vado un pochettino sull'occhio e copro con il bianco, posso recuperare facendolo poi successivamente asciugare bene. E concludo nella parte dietro della faccia, nella parte opposta dove ci sono gli altri capelli e dove in teoria dovrebbero esserci le orecchie. Vedete, questa è la parte forse un po' più difficilina, perché non ci sono forme geometriche facili da rispettare, ma è un po' tutto arrotondato, ci sono gli occhi,
da fare, la bocca, però ricordiamoci sempre che questi dettagli rendono il nostro dipinto stimolante da fare. A me in pittura, non tanto in altre cose, ma nella pittura a me le sfide e le prove mi piacciono tantissimo, mi piace proprio mettermi alla prova e sperimentare fin dove riesco, e dove non riesco studio per capire come riuscire a farlo. Se poi anche dopo lo studio non riesco a farlo, allora vuol dire che forse quella parte lì non è proprio consona un po' alla mia persona, non è forse ciò che devo fare. Allora, una bella dose di carnicino, di nuovo una puntina di questo color mattone che allargo un po', ve lo faccio rivedere, allargo, pulisco bene il pennello. Questi sono pennelli da battaglia, non abbiamo paura di schiacciarli, perché tanto l'acrilico un po' fa perdere le punte, rovina leggermente i pennelli, quindi cerchiamo di farli durare il più che possiamo per non spendere, perché comunque i pennelli hanno sempre questo, pennelli buoni hanno sempre questo costo. Non compriamo pennelli di quelli, mi sembra che siano in setola di maiale per lavori di imbianchino, ad esempio, con questi peli dritti, perché non servono molto in questo tipo di pittura. Qui ci va un po' un pennello che abbia una punta, che sia un po' morbido, eccetera, quindi cerchiamo di usare un qualcosa che sia adatto. Vedete che l'ho bagnato poco il pennello in questi passaggi di colore, perché non voglio mettere dell'acqua qui, altrimenti mi schiarisce il resto del colore della carne. Adesso qui devo cercare di andare un po' verso il centro per sfumare la mia guanciotta rossa, e se sono ancora troppo largo, appunto, aggiungo un po' del mio color carne e vado verso il centro per diminuire l'ampiezza della guanciotta. Adesso dobbiamo lasciarla asciugare leggermente, ma mentre asciuga io vado a dipingermi le gengive. Devo fare attenzione perché non posso usare per dipingere le gengive un rosso come quello della giacca, quindi dovrò usare un rosso più scuro. In questo caso potrò mettere un po' di bianco, ecco perché l'ho conservato, nell'ocra rossa, in questo color mattone. Quindi prelevo un po' di bianco da qui, lo sporco con il color mattone e gli aggiungo un pochettino di questo rosso, così cambiamo un po' la tonalità rispetto a quella della giacca, e voilà, ho ottenuto un color gengive già un po' diverso. E con questo vado a dipingere le mie gengive, che devono essere sempre un po' rossicce, diciamo, o un colore un po' scuro rispetto alle classiche gengive che vengono dipinte magari nei ritratti, eccetera. Qui è un po' ok, adesso lascio asciugare anche la gengiva. Volendo, se il bianco dei denti non è tanto bianco, posso poi usare a colore asciutto del bianco per schiarire un po', per renderli ancora un po' più bianchi. Nel frattempo la parte della faccia si sta asciugando, quindi potrò fare poi i baffi e sopracciglia, e visto che sotto l'occhio qui, dove avevo passato un po' troppo di colore, si è asciugato, io con un po' di bianco vado a recuperarmi un po' la base dell'occhio. Voilà, così sono a posto. Aspettiamo un attimino che asciuga un po' il tutto, ce lo riguardiamo nel frattempo per vedere se ci piace o non ci piace, cosa c'è da modificare, e poi dopo procediamo ancora con l'altra colorazione. Bocca fatta, scurita. Felicino, stai giù perché mi fai sbagliare.
Mi piace avere Felicino sempre in braccio, però mi dà a volte dei colpi che mi fanno un po' sbagliare. Allora adesso andremo a fare i baffi e le sopracciglia nere, così prende già un bell'aspetto il nostro personaggio, il nostro schiaccianoci rivoluzionario. Naturalmente per queste operazioni in cui ci sono linee sottili andiamo con un pennello fine, perché è importante, quindi col nero, con un po' di nero diluito, con un po' di acqua. Siccome le linee devono essere sottili, deve essere un po' abbastanza diluito. E quindi facciamo così, lo scarichiamo un po' il pennello e andiamo subito a fare la parte più fine. Ok, e poi la parte più semplice, che è quella adesso. Io sono in una posizione non tanto comoda, dobbiamo arrotondare per bene. Ok, devo fare attenzione a non andare nella bocca, e un'altra cosa che devo fare è mettermi gli occhiali perché non vedo bene fin lì. Ok, lavoriamo sempre con molta calma, molta pazienza, senza farci prendere dalla fretta. Primo baffo fatto. E andiamo a fare adesso l'altro. Adesso andiamo a fare le sopracciglia, e non solo le sopracciglia, anche questa parte superiore dell'occhio. Purtroppo non sono particolarmente preciso, perché cercando di inquadrare bene ciò che sto facendo in questa posizione un po' in lontananza non riesco a essere proprio preciso al 100%, ma l'importante è che si capisca come io ho realizzato questi personaggi, che saranno poi i miei pensieri natalizi. Anche qui non l'ho rifatta a matita, anche se ci sono andato sopra col color carne, perché si vedeva un po' ancora il segno sotto della matita. Ripeto, i colori acrilici vengono rinomati un po' come colori coprenti eccetera, ma di coprente poi alla fine solo alcuni colori hanno questa qualità, gli altri, il giallo, l'arancio eccetera, io non li ho mai trovati particolarmente coprenti. Ok, qui è importante prima di fare l'occhio lasciare asciugare un pochettino. Nel frattempo, siccome ho un colore nero già pronto, vado a farmi la mia bocca, la linea che divide i denti, quindi sarà semplicemente una linea dritta con un colore abbastanza diluito. Ok, così dividerà i denti sopra e sotto, e la bocca prende un po' un aspetto un po' più minaccioso, diciamo. Bene, adesso questa parte qui deve asciugare. Che cosa posso fare io nel frattempo che asciuga? Mi concentrerò magari su questa parte della barba. Però prima di fare la parte della barba, siccome ho sempre questo colore qui che ho diluito per bene, io con un pennello carico di colore successivamente scaricato abbastanza, vado a tridimensionalizzare, diciamo, queste stringhe sulla giacca. Come posso farlo? Facendogli una piccola lineetta nera al di sotto, come se fosse un'ombra. In questo modo tutto viene spinto verso l'osservatore e dà un senso di tridimensionalità.
quindi una piccola linea nera sotto per creare tipo una zona d'ombra e tutto diventa tridimensionale, più realistico, diciamo. Stessa cosa per la cintura. In questo caso farò anche questa parte qui per renderlo un po' più tridimensionale. E anche qui. Voilà. Qui ho fatto l'ombra da questa parte, qui l'ombra sotto, perché questo rimarrà bianco, come un po' se la luce arrivasse da questa direzione. Gli occhi, io vedo che in questi personaggi sono sempre azzurri, hanno dei bellissimi occhi azzurri, sono anche abbastanza affascinanti, devo dire, un po' marpioni nello sguardo. Quindi prendo un bellissimo colore azzurro, mi piace tanto questo color cielo acrilico e lo trovo fantastico, di un bellissimo azzurro chiaro, quasi ghiaccio, e vado a dipingere gli occhi del mio personaggio facendo semplicemente un cerchio colorato di blu cielo. Voilà. Ok, lasciamo asciugare e poi procediamo. Perché lascio asciugare spesso? Per il semplice fatto che colorando poi altre zone, magari muovendosi, si rischia col palmo della mano o con le dita di toccare un colore e poi dopo, toccando il personaggio, di spostarcelo in giro, e quindi questo è un disastro. Importante lasciare sempre asciugare in modo che possiamo intervenire successivamente con un colore e non rischiamo di rovinare il risultato del nostro personaggio. Eccoci qua, il nostro personaggio si è asciugato quasi abbastanza nel viso. Quindi che cosa faccio? Posso fare la barba, posso approfittare del fatto che ho ancora del colore umido, del colore del viso, per fare le mani. E voilà, perché le mani sono veramente, non ci sono dita, nel senso che è tutto molto semplificato, e la mano, quindi ok, avete capito che è qualcosa di molto semplice da colorare. Adesso andiamo a fare le pupille, perché hanno due passaggi. Il primo sarà un passaggio col nero per fare la pupilla. Successivamente in questa pupilla farò una piccola macchietta bianca per dargli la luce, ma devo aspettare che asciuga il nero. Quindi andrò, qui è tutto asciutto, sì, adesso con un po' di precisione a farmi la pupilla nera, guardate che carino. Lascerò asciugare e successivamente un piccolo tocco di bianco per dargli la luce. Lasciamo asciugare. Andiamo a dipingere con il nostro color ocra, senza diluirlo e senza, ma magari aggiungendo un pochettino di bianco, va? Così lo schiariamo un po'. Andiamo a colorare il naso, scendiamo giù e poi, adesso io sono in una posizione un po' scomoda, facciamo così, saliamo su e voilà, questo è il naso del nostro schiaccianoci. Quindi posso concentrarmi adesso, perché ho del nero
quindi nel decidere la cintura, perché nel personaggio che vedo nel computer la cintura è bianca, ma a me non piace questa cintura bianca, mi sembra di incompleto, quindi la farò nera. E proseguo anche qua dietro facendo tutto il giro fino a ricongiungermi con la fibbia, quindi ci vediamo dopo a cintura finita. Ok, ho finito la cintura, vedete che sono passato dietro, ho fatto tutto il giro. In più, nel frattempo, ho dato un po' di bianco qui, dove lascerò bianco, ho ripreso di bianco ancora alcune zone dell'occhio e ho messo un po' di bianco sui denti per schiarirli un pochettino. Non ve l'ho fatto vedere, ma comunque sono solo dei colpetti così per dare un po' di bianco. Adesso diamo la luce negli occhi del nostro personaggio con un po' di bianco non troppo diluito, una puntina di bianco, raccogliamo proprio una goccia con la punta del pennello che andremo a depositare sugli occhi del nostro personaggio. Allora, facciamo una piccola goccetta bianca qui e una piccola goccia bianca qui, così gli occhi hanno preso vita, vedete che sono proprio vivi, questo dà luce negli occhi. E adesso andiamo a dipingere. Proporrei, per una questione di asciugatura, prima di fare la barba, di fare le braccia in modo che rimangono qui ai lati, io non le tocco più e poi posso concentrarmi sulla barba. Le braccia non posso farle rosse come la giacca, altrimenti si confondono, quindi dovrò scurirle leggermente o renderle più chiare. Io tendo a farle un po' più scure, quindi torno sul mio colore ocra che ho qui, ne prendo ancora un po', lo diluisco, lo metto sul piatto, ne prendo una bella dose e poi andrò a mettere un po' di bianco, ma solo poco, per dargli più effetto coprente, e con questo colore andrò a dipingere le mie braccia, che saranno un po' più scure della giacca, anche di una tonalità un po' diversa, però almeno saltano fuori. Vedete che il colore è diverso, e quindi vado, occhio alla cintura che magari è rimasta ancora un po' fresca, vado a dipingere le braccia del mio personaggio. Ok, secondo braccio colorato. Adesso barba, torno a prendere del bianco, anche se c'è un pizzico di rosa non importa, tanto viene tutto diluito insieme. Poi mi servirà un altro piatto, perché qui per la barba cosa succede? Vado semplicemente a mettere del bianco e poi intervengo con il nero. Prendo una puntina di nero e comincio a fare questo lavoro. Questo è un lavoro che si può fare finché il colore rimane umido, da secco rimane più complicato e diventa tutto più difficile. Ok, questa sarà la barba del nostro personaggio. Adesso cambio inquadratura per poter fare capelli e retrogambe. Ok, per dipingere i capelli, stesso lavoro di prima, vado a prendermi del bianco, perché quello lì non è più molto, diciamo, disponibile, perché l'ho sporcato tanto, e vado a praticamente a sporcare tutta questa zona come ho fatto per la barba con del bianco un po' diluito per renderlo un po' più morbido. Vado così per fare la linea dei capelli, vado con un po' di attenzione sotto la linea del cappello. Ok, andiamo a prenderci il nostro nero, una puntina proprio piccola, e andiamo a fare i nostri ricci, ad esempio,
Se invece i capelli sono bianchi dobbiamo cercare di usare soltanto il nero per fare delle ombre, se sono completamente bianchi, perché alcuni di questi personaggi hanno questi capelli bianchissimi. In questo modo andiamo anche qui. Adesso io cerco di piegarmi un po' per colorare qui facendovi vedere quello che sto facendo, altrimenti finisco davanti all'inquadratura. I nostri capelli sono fatti. Ancora un po' di nero qui perché mi piace che ci sia un ricciolo che si vede anche qui, che scende giù. Ok, i nostri capelli sono fatti e adesso non ci resta che fare il retrogambe per staccare le gambe bianche dal tubo. Quando ho realizzato sul tubo lo schiaccianoci, il primo, mi ero chiesto come fare a staccare queste gambe bianche dal retro praticamente del tubo, perché altrimenti sembra che le sue gambe siano proprio tutto il tubo. Non sapevo, volevo prolungare un pochettino la giacca dietro, eccetera, usare un colore nero magari, però neri ci sono già gli stivali, quindi tutto diventava un problema. Così io e una mia amica, Luisa, ciao Luisa, abbiamo deciso, grazie per il consiglio, abbiamo deciso di colorare dietro le gambe con un colore abbastanza neutro, diciamo, un qualcosa che non sia nella rappresentazione del personaggio, un colore che non sia presente. Quindi che cosa manca qui? Manca il verde. E quindi il retrogambe sarà un colore neutro che dà leggermente sul verde grigio. Come possiamo ottenerlo? Io l'ho ottenuto con del verde militare, ecco mi sono sporcato le mani perché ho passato un po' di bianco lì sulle gambe, con del verde militare e del bianco che andrò a mescolare cercando di creare questo colore grigio chiaro, verdastro, leggermente verdastro. Quindi aggiungo un po' di acqua. Quindi andiamo vicino alla mano in modo da staccarla e poi una volta fatto questo facciamo il bordino della giacca, andiamo sul bordino della giacca e poi tranquillamente, una volta passato sui punti più critici, possiamo andare giù a colorare tutto il nostro retro gambe. Voilà, in questo modo. Spero di aver fatto tanto colore, del colore sufficiente per tutto il personaggio, ma al limite lo si può rifare. Ricordiamoci sempre che qui siamo sul retro, quindi vado giù, me lo sposto un po' qui per fare la parte della mano, con un po' di attenzione vado a delineare lo stacco della gamba sullo sfondo, prendendo un po' di colore abbondante, andando proprio con precisione. Ok, vedete che qui sono andato oltre. Ok, e poi da qui in poi proseguo per tutto il retro del personaggio, tornando poi, arrivando poi dalla parte opposta. Quindi ci vediamo dopo, tanto io adesso qui devo semplicemente colorare tutta questa zona qui per poi arrivare qua, e quando ci vediamo qui, quando arrivo qui ci vediamo, così vi descrivo anche come fare il passaggio proprio in mezzo alle sue gambe. Quindi a tra poco. Poi scurendo asciugando dovrebbe scurire un po', e quindi vediamo che tipo di stacco dà. Comunque vedete che le gambe stanno venendo fuori. Adesso quello che bisognerà fare è con un pennello poi fine fare la linea in mezzo alle gambe di questo personaggio, in modo da staccare anche definitivamente le gambe dallo sfondo. Vedete che qui ho passato ancora questo colore chiaro, ma devo dire che anche chiaro così sta bene, così lo facciamo leggermente diverso e comunque sta.
sta bene anche così, con questo colore un po' più chiaro. Adesso spero che si veda, con un pennello fine vado a fare questa linea di mezzeria, diciamo. Vado giù, poi giro il pennello perché la goccia si è concentrata dall'altra parte e con la stessa pressione continuo ad andare giù. Quando si scarica il pennello vado a raccogliere un'altra dose di colore e proseguo. Io adesso tremo per due motivi: il primo perché non voglio sbagliare, e il secondo è perché, ripeto, in questa stanza non è che faccia poi così caldissimo. Quindi vado su. Purtroppo anche col prezzo del pellet cerchiamo anche di andare un po' a risparmio. Ok, fatta la linea di mezzeria, il nostro personaggio in teoria mi sembra che sia completo. Quindi schiaccianoci con faccia, barba, giacca, il retro è venuto così con i suoi capelli, con la giacca, e voilà. Abbiamo dipinto tutto, vedete che non è stata un'esecuzione particolarmente difficile, più che altro impegnativa per alcuni passaggi, un po' di precisione, però è un qualcosa che con un po' di prove e prove successive si può comunque realizzare, anche se non perfetto. Ricordo che è sempre un qualcosa fatto con le nostre mani e quindi sempre piacevole per chi ha voglia comunque di ricevere un qualcosa di sincero e non di materiale fatto proprio così, tanto per regalare. Quindi questo può essere veramente un qualcosa di carino, di divertente e soprattutto di originale, perché quando noi produciamo un qualcosa fatto con le nostre mani è l'unico al mondo, con le sue imperfezioni, è l'unico esemplare al mondo che noi regaliamo. Quindi quella persona ha un pezzo a casa che è unico, perché non ce n'è un altro uguale, e soprattutto con le piccole imperfezioni tutto questo viene reso veramente unico al mondo, è proprio un qualcosa che ha solo quella persona lì. E quindi pensate quale grande valore ha questo oggetto rispetto a un qualcosa costruito in serie per poter essere regalato a tutti quanti. Quindi questo diventa un pezzo unico, veramente originale e anche divertente, devo dire, ironico.